Salve a tutti e ben ritrovati. Oggi in questa puntata parleremo di un tipo di pizza veramente particolare, i calzoni ripieni. Vedremo come si stendono e come si condiscono, ma soprattutto anche come si cuociono, quindi seguiteci passo passo. Siamo pronti per farcire la prima tipologia di ripieno, il ripieno classico come nelle vere pizzerie napoletane. Andiamo a vedere innanzitutto come si stende passo passo. Prendiamo sempre il nostro panetto di pizza già lievitato nel modo in cui vi ho dimostrato nel video precedente. A differenza della pizza classica che stendevamo dal centro verso il bordo, tutte le tipologie di calzoni si stendono al contrario, quindi abbiamo bisogno di stendere il bordo. In questo caso, come faccio io, vedete? Vado a schiacciare proprio il bordo perché abbiamo bisogno di un centro leggermente più spesso che possa mantenere tutta la farcitura del nostro ripieno o del nostro calzone. Quindi andiamo a stenderlo sempre per metà, ma dando più importanza ai bordi. Una volta che l'abbiamo steso per metà, avremo un disco rotondo, logicamente con un bordo più sottile e un centro più spesso. Anche nell'inserimento degli ingredienti cambia un attimino. Innanzitutto qui abbiamo una ricotta di bufala, che è liscia, sedosa e morbida, che andiamo a schiacciare, facendola diventare una ricotta liscia e sedosa. Logicamente per le ricotte meno lavorate possiamo passare in passaverdure a maglia larga anche la ricotta e aggiungere un goccio di latte in modo che diventa a crema così. In questo caso non ce n'è bisogno perché già questa ricotta si presenta bene, presenta morbida. Quindi iniziamo dalla ricotta e non dal pomodoro questa volta. Pensate, per un ripieno del genere ci vogliono circa 80-100 grammi di ricotta. Poi inseriamo il salume. Vedete, anche il salame Napoli, come in questo caso, non l'ho tagliato a listarelle perché tagliandolo a listarelle o a fiammiferi rischiamo di bucare il nostro calzone e invece tagliandolo a dadini siamo sicuri che il nostro calzone non si rompe. Quindi lo mettiamo. La stessa cosa, a differenza della pizza tradizionale, anche la mozzarella è tagliata a dadini e non a listarelle. Perché? Perché in questo caso, essendo che è una pizza ripiena, riesce ad evaporare tutta l'acqua. Se lo tagliamo in modo più grossolano, rischiamo che all'interno abbiamo tanto livido e il nostro ripieno rimanga crudo. Andiamo ad aggiungere il nostro fior di latte. Aggiungiamo sempre un po' di grana se vi piace o pecorino. In questo caso io uso la grana. Il pepe normalmente ci vuole sempre, ma può essere anche senza pepe, dipende dai gusti. Quando andiamo a chiudere, come vedete, prendo la parte vuota e vado bordo bordo. È importante, ecco perché abbiamo steso il bordo, perché in questo caso, se facevamo al contrario, avevamo un centro molto sottile e un bordo molto doppio e rimaneva crudo in cottura. In questo caso diventa come un solo bordo. E il centro trattiene tutti gli ingredienti, come vedete. Il ripieno è sempre stato una pizza tonda chiusa a metà, a mezzaluna si diceva, come in questo caso, vedete, anche io. Cosa faccio? Vado a rompere leggermente sopra in modo che tutta l'aria fuoriesce e il calzone non si gonfia. Andiamo praticamente a mettere il pomodoro, anche il pomodoro che andiamo ad inserire sul ripieno non deve essere troppo perché altrimenti rimane crudo. Ne mettiamo un po', ma su tutta la pizza. Logicamente questo ripieno può essere fatto anche bianco se volete, magari a chi non piace il pomodoro. Andiamo a mettere un altro po' di formaggio, mettiamo sempre un po' di latticino senza esagerare e l'olio lo mettiamo prima e anche dopo perché il ripieno poi è perfetto per la cottura del forno di casa. Pensate che già in pizzeria cuoce leggermente in maniera più lenta e per più tempo, anche nel forno a legna. In questo caso, dato che già abbiamo una cottura molto lunga, vi ricordo che la cuociamo su pietra refrattaria alla massima della temperatura, questo ripieno cuocerà alla perfezione. Voi potete anche già stenderlo come vi ho dimostrato nel video precedente
direttamente sulla pala. Ed ecco il nostro calzone classico pronto, una spolveratina di zucchero di grana, un po' d'olio in uscita ci va sempre perché la cottura tende a seccarsi. Per la seconda tipologia di ripieno faremo un ripieno che questa volta ha due pance, non una sola, quindi due parti ripiene. Useremo dei friarielli che sono dei broccoli napoletani, della ricotta di bufala, una salsiccia fresca e provola affumicata a paglia e un buon pecorino bagnolese. Vediamo come. Pensiamo proprio come riempire le due pance dei ripieni. In questo caso usiamo dei friarielli che sono dei broccoli napoletani. Sono dei broccoletti più piccoli, fanno parte della stessa famiglia e soprattutto vengono cucinati direttamente in aglio, olio e peperoncino. Non cuociono tantissimo, quindi rimangono così belli verdi verdi verdi. Sono già salati. In questo caso aggiungiamo 100 g di ricotta di bufala. Facciamo una crema di ricotta e friarielli. Andiamo a stendere il nostro panetto. La procedura è uguale a quella di prima. Andiamo a stendere tutti i bordi, rimanendo sempre al centro una pancia più spessa. Solo che a questo punto non facciamo una pizza rotonda, ma la andiamo a fare lunga. Perfetto. A questo punto andremo a riempire prima la parte che trovo giù, poi quella sopra. Non aggiungiamo il latticino perché altrimenti scaricherebbe troppa acqua e tenderebbe a rimanere crudo. E vado a chiudere la mia prima parte. Perfetto. Una volta chiusa la mia prima parte non mi resta che condire l'altra. E andiamo a chiudere l'altra parte. Questo addirittura potremmo chiamarlo ripieno porta a porta o ripieno del vicino, perché ci sono due porte ricche di ricotta e friarielli. Andiamo a condirlo ora sopra. Sopra come lo condiamo? Lo condiamo sempre con dei friarielli che mettiamo per prima.
provola affumicata a paglia che abbiamo tagliato sempre a dadini precedentemente, e la salsiccia. Ragazzi, che la salsiccia in questo caso io non l'ho cucinata, la sto usando fresca, anche perché la mettiamo per ultimo, quindi la mettiamo sopra e a tutto nei 6 minuti di cottura sarà cotta. Invece se la cuociamo già prima, magari poi in cottura tende a seccarsi un poco troppo. Andiamo a mettere la salsiccia così a pezzettini, sbriciolata. Abbiamo tolto il budello. Un po' di pecorino grattugiato. A questo punto, ragazzi, normale che già potete condirla sempre sulla pala. Io, dato che ci sono abituato, tendo sempre a passarla sulla pala, ma è un momento a casa leggermente difficile, forse è meglio condire direttamente. A questo punto, una volta condito la mia pizza, il mio ripieno porta a porta, possiamo andare in cottura. Logicamente non dimentichiamo un filo d'olio d'oliva. Una volta farcito il nostro ripieno, siamo pronti per andare a infornare, sempre su pietra refrattaria alla massima della temperatura, e cuocerà per 5-6 minuti. Ed ecco pronto il mio ripieno porta a porta. Andiamo ad aggiungere il pecorino bagnolese, che ne è stato anche un presidio slow food, il peperoncino che con i broccoli napoletani ci sta da Dio, e siamo pronti per tagliarlo. Questa volta lo taglio con delle forbici. Eccolo qui. Siamo pronti per fare il terzo ed ultima tipologia di calzone. Un calzone che praticamente in questo caso si fa con 2 panetti di pizza, uno normale e uno leggermente più piccolo, che andremo a tagliare al momento, oppure si può preparare precedentemente. Andiamo a vedere la tipologia di stesura, è sempre uguale, andiamo a vedere come si fa. Innanzitutto stendiamo sempre i bordi, andiamo a allargare sempre per metà. Non dimentichiamo mai che per fare il ripieno abbiamo bisogno di un centro leggermente più spesso e di un bordo più sottile. A questo punto già abbiamo un panetto steso sempre per metà. Andiamo a tagliare l'impasto che non ci serve per la copertura. In questo caso questo panetto piccolo, se non lo volete tagliare a casa, potete già prepararlo precedentemente. Andiamo ad usare sempre come primo ingrediente la ricotta. In questo caso la mettiamo giusto al centro, in modo che la pizza poi
si assesta sulla pietra. Perfetto, quindi mettiamo ricotta, in questo caso usiamo dei ciccioli di maiale tagliato sempre a dadini. Il cicciolo di maiale si mangia soprattutto d'inverno, quindi lo trovate d'estate, è più preferibile un salame o un prosciutto cotto, sempre del grano pecorino se vi piace, pepe nero, fior di latte, non troppo perché lo ricordo sempre, perché il fior di latte può cacciare troppo liquido e potete andare in difficoltà a casa. Qualche fogliolino di basilico, a chi piace, possiamo metterlo all'interno. E ora non ci resta che chiuderlo, guardate come. Innanzitutto, essendo una parte molto più piccola, andiamo leggermente a fare lo stretto necessario, quindi stendiamo nel bordo. Guardate, io lo allargo addirittura con la mano, vedete? Senza che vado a stenderla troppo. E vado ad attaccarla bordo per bordo. Una volta che mi sono assicurato che tutti i bordi sono veramente chiusi, provo a staccarla dal tavolo e vado sulla pala. Vado sulla pala. Come vi ho detto, mi assicuro sempre che sulla pala si muove, altrimenti se resta attaccata poi posso fare dei guai nel forno. A questo punto il pomodoro. Il pomodoro mettiamone un poco, ma per tutta la pizza, non ne mettiamo troppo. Ricordate che è sempre un ripieno, quindi andiamo a fare questo, vedete? Perfetto. Mettiamo altro grattugiato e siamo pronti per andare ad infornare su pietra refrattaria alla massima temperatura per circa 6-7 minuti. Ed ecco pronto la mia versione di ripieno tondo gonfio. Questa la mangiamo fetta per fetta, ripiena. Ed ecco le mie 3 tipologie di ripieno, quella classica, quella tonda e quella a doppia pancia. Non perdetevi la prossima puntata che ne faremo ripiene ma fritte, la classica pizza fritta napoletana. Ciao a tutti! Ti è piaciuta questa lezione? Allora entra subito in accademia.tv, scegli l'abbonamento che fa per te e registrati nel tempo di un caffè. Allaccia il grembiule, mondo di accademia.tv ti aspetta.